Cause e conseguenze della guerra fra Russia e Ucraina era il titolo della conferenza che si è svolta il 21 giugno al Castello di Pergine per iniziativa della Fondazione Castelpergine, un evento speciale coorganizzato con la Trentini nel Mondo ed altri enti trentini per la pace. Relatore è stato Allen Lynch, professore presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Virginia University negli Stati Uniti, fra i maggiori esperti di politica estera russa, profondo conoscitore del pensiero di Vladimir Putin ed autore di diverse pubblicazioni sulla politica della Russia nel periodo successivo alla cosiddetta Guerra Fredda. Allen Lynch, nato a New York il 17 agosto 1955 in una famiglia di origini irlandesi, nel 1987 si è sposato con Tulia Maffei, nata a Brooklyn nel 1950. Suo padre, Antonio Maffei, era emigrato nel 1921 negli Stati Uniti da Stenico. Sua madre, Cornelia Litterini, era originaria di Villa Banale. Il matrimonio ha portato Allen ad avere un rapporto molto speciale con il Trentino. Io non sapevo quasi niente a proposito il Trentino come territorio, come società. Prima di incontrare Tulia ho avuto solo una coscienza storica, in particolare concentrata sul Concilio di Trento, famoso punto di controriformazione negli anni 500. Prima di incontrare Tulia non ho mai sentito parlare della polenta, per esempio. È solo per la prima cena, quando ho incontrato i genitori della Tulia, che ho saputo cosa vuol dire la polenta. Allora ho incontrato Tulia prima 1 anno e mezzo, poi luna di miele, estate 87. La prima volta abbiamo passato 10 giorni in Trentino, durante il nostro lungo luna di miele. Prima impressione, una bellezza straordinaria, naturale. Siamo qua in Villa Banale, in Val Giudicaria, in una valle fra i montagne, in una valle alto, ma circondato dalle montagne più alte. Il Castello dei Camosci, per esempio, 2500 verso metri, ma poi davanti di lui la catena ad Amello Brenta. È straordinario, la bellezza naturale, ma anche il grande rispetto dei abitanti qua in Giudicaria, ma anche in Trentino in generale, verso la natura, e una comprensione di cosa vuol dire un equilibrio fra gli esseri umani e l'ambiente naturale. Questo mi toccava dall'inizio. Ho passato un anno accademico in Monaco di Baviera in 93-94, dunque avevo l'opportunità di andare abbastanza spesso qua, e anche con la mamma, la mia cara suocera, al periodo. E dopo ogni 2 anni, credo, con la grande eccezione delle 2 anni e mezzo precedenti a causa del virus Covid, ma siamo tornati con un gran piacere. 3 decenni dopo ho imparato tanto, in particolare sul grande riuscito di creare una democrazia sociale qua in Trento. Ho capito molto sopra la tradizione del cooperatismo qua. Tulia ha cugini che sono lavorati tanti anni nelle cooperative di Val Giudicaria. Questo mi fa una grande impressione positiva. Ci troviamo nell'appartamentino della mamma e del papà, che erano per loro un sogno di poter venire qui dopo tutti i sacrifici che avevano fatto, di passare la loro vecchiaia qui.
la mamma, mi ricordo, è venuta per conto suo, da sola, a fare delle ricostruzioni. Io sento la sua anima qua, perché è stata lei a arredare questo appartamento con delle cose che veramente sono della sua anima. Ha sempre voluto un bagno bello, spazioso, e ce l'ha fatto. Il posto è un posto per me che ho passato parecchi anni qui quando ero piccola. Avevo 3 anni quando sono venuta la prima volta e ci siamo rimasti forse parecchi mesi prima di tornare. Questa è la casa dove siamo noi, però come si vede è stata fatta, quell'epoca erano negli anni 50 e il secondo piano era ancora da fare. Però eccoci, la famiglia della mamma, la mamma, e poi c'è la nonna e poi la mia zia Maria che si è sposata con Alfeo Bazzoli, e qui c'è mia prima cugina Giancarla e suo fratello Riccardino, il bimbo più piccolo Remo e poi Ileana. E chi è questa persona? Sono io. Mi fa sempre da ridere vederla così. Ecco, questa era la famiglia Litterini quando ero io, che avevo 3 anni, negli anni 50. Ho dei bei ricordi di questa casa che, come vedi, ci siamo ancora, e questo mi dà tanta soddisfazione e piacere. Però qui e adesso qui ci siamo a Stenico, proprio nella piazza principale dove c'era la fontana, e qui ci sono tutta la famiglia Maffei del mio papà, il mio papà che assomigliava a Bing Crosby e cantava benissimo, e poi i nonni, e poi erano 6 fratelli e una sorella, la zia Anna. È una fotografia meravigliosa di tutta la famiglia. E poi qui c'è la mia mamma, molto elegante. Ha lavorato negli alberghi di prima categoria, a Madonna di Campiglio, a Trento, e era di una bellezza meravigliosa. Era una di 3 sorelle, Margherita, Cornelia e Maria. Qui c'è la nonna, però a Pelugo, perché la zia Maria si è spostata a Pelugo, aveva la stazione di benzina. Qui siamo a New York, a Brooklyn. Qui c'è il mio papà, come vedi, era un lavoratore, aveva lavorato all'inizio nelle miniere e poi ha lavorato a costruire la metropolitana di New York, e finalmente è diventato un custode di 4 palazzi, dove io sono cresciuta a Brooklyn, a Prospect Park, che era un quartiere irlandese. Qui ci sono noi, Tullia e Walter, mio fratellino, che aveva 6 anni meno di me, a Prospect Park, dove abbiamo passato tante belle giorni. Qui c'è l'appartamento e qui c'è tutta la famiglia a Brooklyn. Ci sono mia sorella Nora e mia sorella Mary, che sono le figlie della prima moglie di mio papà, che è stata mia zia, perché il mio papà ha sposato 2 sorelle, prima mia zia Margherita, che è andata in America, però poverina è morta che aveva 29 anni, ma ha lasciato il papà con 2 piccole bambine da crescere da solo. C'era la seconda guerra mondiale, non poteva tornare in Italia dove c'era l'appoggio. E poi qui ci siamo ancora. Questo è il quadro della famiglia a Brooklyn. Qui c'è il mio papà, qui c'è la mia mamma, io ci sono al centro, come vedi, mia sorella Mary, mia sorella Nora. Mary si è sposata con un Bellotti di Bleggio, Luigi Bellotti, e Nora si è sposato con un Paolo Caracapa che era d'origini siciliano e napoletano. Era bellissimo. Poi quando avevo 11 anni abbiamo passato un'estate intera, però non qui a Villa Banale, a Pelugo, in Val Rendena, che anche quello è stata un'esperienza molto formativa rispetto a
un atteggiamento a una vita sociale che non ho sentito in America. Mi ricordo a Pelugo che non c'era una televisione, erano gli anni 60, in America tutti avevano il televisione, ero un po' scioccata, però siamo andati al bar e tutti si radunivano la sera per sentire Carosello. C'era una stanza dietro il bar, tutti prendevano le sedie, abbiamo sentito questo bel programma e poi ci siamo andati a casa. È stata una cosa molto molto bella. Poi sono tornata parecchie volte, però veramente era solamente quando ero forse un po' più, come si dice, wiser, saggia, un po' più avanzata, che ho capito che questo posto per me è un posto incantevole, specialmente la valle. Per me questa valle rappresenta un'unione della una vita civile e anche una vita storica, più una vita di natura, ma ampia, abbondante, perché io posso guardare dalla finestra e vedo una valle circondata, è tutta intera, è piccola, ci sono però tutti questi piccoli paesetti che rappresentano vita. Quando vedo fuori dalla finestra il Castel Ristor, non si vede il Castel Stenico, però lo so perché mio papà è nato a Stenico, o quando so che c'è il Castel Campo, mi sento proprio collegata non solamente alla terra, ma alla storia molto lunga di questa valle. L'interesse di Allen Lynch per la Russia ha una genesi molto precisa. I miei interessi sopra la Russia sono fondati negli anni 60, durante il periodo della guerra in Vietnam, quando gli americani hanno condotto una lunga guerra molto distruttivo. Aveva l'impressione di un esercizio di potere quasi senza limiti, di una superpotenza in un paese piccolo, distante, con nessun ovvio legame con gli interessi vitali degli Stati Uniti. Allora, ho capito, per capire perché gli Stati Uniti sono intervenuti in questa guerra in Vietnam, devo capire la comprensione degli americani a proposito del comunismo internazionale e l'Unione Sovietica in particolare. Allen è un poliglotta. Parlo russo perché è la mia specialità professionale, parlo francese, spagnolo, tedesco, una volta parlavo serbo-croato. Ecco come ha imparato l'italiano. All'inizio ho confuso tanto l'italiano con lo spagnolo perché ho studiato spagnolo per lunghi anni negli Stati Uniti nel liceo. Quando ho incontrato la Tulia non ho mai studiato, non ho mai parlato italiano. Non ho mai studiato formalmente, ho assorbito dell'ambiente familiare, ma dunque abbiamo passato abbastanza tempo qua. È un prova di fuoco di parlare con la gente locale. E dopo un certo periodo di anni ho cessato, può darsi, di parlare come una mucca o vacca spagnola e di parlare come il mio proprio dialetto che io lo chiamo linciano. Linciano perché mi chiamo Lynch e vuol dire quando viaggio nel nord d'Italia la gente dice signor Lynch, lui parla abbastanza bene ma certamente non di questo paese. E quando viaggio nel mezzogiorno la stessa cosa, signor Lynch, lui parla abbastanza bene l'italiano ma certamente non di questo paese. Ma credo che adesso posso comprendere quasi tutto e posso entrare in conversazione con praticamente tutta la gente. A Charlottesville, in Virginia, dove abita, oltre che per la sua attività di docente universitario, Allen Lynch è conosciuto e stimato per essere il kicker, vale a dire il giocatore che esegue il calcio piazzato, per i Virginia Silverbacks, la locale squadra semiprofessionista di football americano. E tracce di questa sua passione si trovano anche nella casa di Villa Banale. L'11 aprile Allen Lynch era stato protagonista di una conferenza online dal titolo La diplomazia, la via per la pace,
9 passi per la soluzione del conflitto russo-ucraino, organizzata dalla Trentini nel Mondo in collaborazione con la Fondazione Campana dei Caduti di Rovereto e moderata dal direttore del quotidiano L'Adige, Alberto Faustini. In apertura del suo intervento, nel ringraziare la Trentini nel Mondo, ha fatto anche riferimento ad un aspetto della sua vita familiare, ricordando un'abitudine della suocera. Mia suocera, che era delle giudicarie, riceveva tutti i mesi il giornale Trentini nel Mondo ed era molto felice di mantenere in questo modo il legame con la sua terra di origine. E sull'esempio della suocera, anche Allen Lynch è diventato un lettore della rivista dell'Associazione Trentini nel Mondo. Quando vengo qui respiro l'aria fresca, bevo l'acqua pura e c'è in più dovete sapere che ho i miei parenti qua, perché mio papà era l'unico emigrare in America, uno da 7. Allora noi non avevamo conosciuto i nostri zii, non avevamo questi legami in America come mi avrei piaciuto. Abbiamo dovuto venire qui per conoscere i cugini e sentirsi parte di una famiglia. È un posto che io chiamo Shangri-La, che è una specie di paradiso. Questo è la mia Shangri-La. Ed anche Allen Lynch la pensa allo stesso modo.